Ciao ragazzi, oggi vi mostro come realizzare le mie Night Dreamers Nails. Cominciamo col mixare una puntina piccolissima di nero al bianco per realizzare una sorta di grigio scuro e cominciare col pennello tondo numero 2 a realizzare la nostra sagoma, partendo prima dal tondo per la testa e scendendo come se volessimo disegnare un triangolo a metà, come vedete in foto. Dopodiché, sempre con lo stesso pennello, scendiamo in modo irregolare per creare il nostro vestito, sempre con lo stesso colore. Magari aggiungiamo una puntina in più di bianco per diversificarlo e aiutarci dopo quando dovremo colorare il tutto, molto semplicemente muovendo il pennello come a creare delle piccole onde. Una volta fatto questo, con lo striping e il colore nero ben diluito con una puntina piccolissima di bianco per creare un po' di movimento, di luce a questo nero che altrimenti non si vedrebbe su uno sfondo blu scuro, andiamo a creare i capelli della nostra figura. Quindi partiamo dalla testa e poi scendiamo, appoggiamo, rilasciamo, appoggiamo, rilasciamo. Mi raccomando, il pennello deve essere sempre molto asciutto e il colore diluito. Con la stessa tecnica e con lo stesso colore, magari aggiungendo solo un pizzichino di marrone per renderlo più pelle, creiamo la seconda sagoma sull'indice della mano sinistra, allo stesso modo, quindi partendo con un tondo, scendendo verso il basso e via dicendo, come abbiamo fatto per la prima figura. Sempre col pennello tondo numero 2 e con lo stesso colore, aggiungendo un pizzichino di bianco in più, cominciamo a creare il vestito della nostra figura e, come vedete nella parte bassa dell'unghia, quelle che saranno le gambe della donna seduta lateralmente. Quindi cerchiamo sempre di appoggiare il pennello e creare movimento per realizzare il vestito. Dopodiché, come abbiamo fatto con la figura precedente, pennello tondo numero 2, un pizzichino di bianco in più per diversificarlo dalla pelle, cominciamo a creare il vestito, i capelli con lo striping e il nero ben diluito e gli stivaletti bianchi al fondo con il bianco puro e sempre lo stesso pennello. Passiamo poi al medio della mano destra e della mano sinistra. Qui mixiamo il marrone con una punta di giallo e un pochino di bianco e sempre con la tecnica per creare le nostre figure, quindi partendo per geometrie, creiamo una figura vista alle spalle, quindi la testa con un tondo, il nostro triangolo, e ci allarghiamo per formare il vestito. Appoggiamo, rilasciamo il pennello, appoggiamo e rilasciamo il pennello. Usiamo lo striping poi per disegnare la mano che tiene la stella. Passiamo all'anulare, uno dei due anulari. Creiamo sempre il nostro grigio, sempre pennello tondo numero 2 e cominciamo a dare un inizio di forma al nostro volto. Potete benissimo, dopo aver realizzato il primo schizzo, diciamo, a correggere, ad assottigliare dove dobbiamo correggere, dove vogliamo modificare il nostro volto, utilizzando semplicemente il colore di base. Con l'acrilico rosso mixato al viola e a una puntina di bianco, sempre col pennello tondo numero 2, sempre con movimenti irregolari, creiamo e diamo movimento ai capelli della nostra figura. Possiamo benissimo cominciare a realizzare prima la parte rossa e poi, come vedete successivamente, aggiungere un lilla più chiaro, insomma i colori che ci piacciono di più. Qui ho aggiunto anche un pizzichino di azzurro mixato al bianco per dare sempre più movimento a questi capelli mossi dal vento della notte. Ecco, sono tutte figure molto, come posso dire, molto eteree, sicuramente immaginarie, ma che danno l'idea dei sognatori.
Passiamo all'altro anulare e, come fatto per questo volto, creiamo il nostro color carne. Qui è proprio quasi un marroncino chiaro chiaro chiaro, quindi mixiamo il marrone al bianco e cominciamo, come fatto precedentemente, a dare una forma, un inizio di forma al nostro volto e al collo e alla spalla. E come detto prima, se dovete correggere qualcosa potete utilizzare il colore di sfondo e andare ad assottigliare la figura. Questa volta prendiamo un blu più scuro e lo mixiamo con un pochino di bianco per creare insomma un po' questo bluette, e col pennello più grosso coloriamo la nostra unghia verso la parte sinistra e realizziamo i capelli che coprono quasi la totalità dell'unghia di questa figura. Realizziamo anche con un azzurro più chiaro il vestito, si vede a stento ma c'è. Successivamente, con il pennellino liner e con lo striping per i piccolissimi particolari, cominciamo a colorare le figure create in precedenza. Quindi usiamo il bianco puro per dare movimento al nostro vestito, lo striping per creare i particolari del volto, in particolar modo in questo caso l'occhio, quindi dei piccolissimi tratti. Mi raccomando, il colore deve essere sempre molto ben diluito, e il fermaio nei capelli. Con il pennello tondo numero 2 andiamo a creare la nostra luna, quindi il bianco non proprio puro. Appoggiamo semplicemente la punta del pennello e muoviamoci molto delicatamente, il cerchio si formerà da solo. Io in sfondo con una sorta di azzurro ho creato anche le onde del mare. Come fatto per la figura precedente, andiamo a colorare il vestito della seconda donna, quella seduta lateralmente, quindi creiamo dei colpi luce, dei punti luce con il bianco puro, sia sul vestito che sugli stivaletti. Creiamo la nostra luna come abbiamo fatto precedentemente, e al solito il mare di sfondo. Per quanto riguarda le due figure del dito medio, andiamo semplicemente a creare un giallo molto chiaro mixato al bianco per dare dei punti luce al vestito della nostra figura e ai capelli, diluendo il colore molto bene e utilizzando lo striping. Questa è la visuale che abbiamo delle ultime due unghie realizzate. Ricordatevi di diluire sempre molto bene il colore quando dovete creare delle linee sottili e quando dovete essere molto precise. Sui capelli del nostro volto andiamo a realizzare dei piccolissimi puntini bianchi con la punta del pennello tondo, e con lo striping il nero ben diluito andiamo a creare il sopracciglio e dei trattini sottili per gli occhi. La stessa cosa la facciamo sul volto dell'altra figura, sempre aggiungendo dei piccoli puntini bianchi a simulare le stelle sui capelli. Per quanto riguarda i mignolini, creiamo una sorta di piccolissimo paesaggio creando la luna e il mare come fatto precedentemente. Sui pollici facciamo la stessa cosa, aggiungendo lateralmente delle piccole farfalline con un grigio più scuro e dei punti luce creati col bianco puro. Il modo di creare la luna e il mare è sempre lo stesso. Per dare l'idea di una notte stellata aggiungiamo dei glitter trasparenti, bianchi trasparenti, e li applichiamo semplicemente toccando con il pennello del nostro top coat le zone dove vogliamo applicare i glitter. Andiamo a stendere alla fine una passata abbondante di top coat brillante e il risultato, eccolo qua.
Io spero come al solito che le mie idee di micro pittura vi piacciono, vi mando un bacione grosso e al prossimo tutorial. Ciao ciao!